Non ce la metto io, oddio. Questo video, se ce la faccio, certo, qui, ma se ce la faccio. Allora, questo video, secondo a mio umile parere, è molto importante. La conservazione dei salumi, dei salami e quant'altro dopo che è finito, diciamo così, la maturazione. Cosa facciamo? Dove li mettiamo? Come li mettiamo? Allora, preciso che ognuno, perché è le risposte che io ho avuto un po' questi giorni, ma io faccio come mi pare, io dico come mi pare, ma certo che ognuno di noi può fare come gli pare. Io vi dico questa cosa qui, come fanno i professionisti, come fanno quelli che vendono, come fanno i shop d'artigianato, sarebbe dire come fa il 90%, ok, delle persone, delle aziende, a fare in maniera che i nostri salumi siano perfetti e longevi. Poi certo quel 10% può fare logico come gli pare, che qual è il problema? Non ci sono nessun problema, però se questi 90 fanno così, non saranno il 90%, diciamo così, che non sa le cose. Comunque sia, torniamo a noi. Preciso sta cosa qui per rispondere a tante persone del gruppo che mi scrivono in questa maniera qua, chi addirittura li unge con l'olio, chi li mette nel vino, chi gli leva il budello. Va bene, concentriamoci, dritti come missili. Finito, diciamo così, la stagionatura, facciamo un esempio di un salame, si prende un cencio, uno straccio, un cencio, si umidisce con un pochino di aceto, perché l'aceto non farà altro che disinfettare, leverà, diciamo così, le tracce della muffa superflua. Lo prendiamo senza neanche esagerare, gli diamo una bella pulita e leviamo la muffa in più. Io non uso neanche spazzole, spazzoline per grattare. Io con questo mi trovo bene, con un bel cencio umido faccio in questa maniera e mi trovo bene. Certo, se diciamo c'è una situazione dove è proprio nera, mi aiuto con la spazzola, ma è difficile che la faccia diventare nera, perché io personalmente non ho una cantina sottoterra, ho il maturatore, ho una stanza, diciamo così, adibita a cantina. Aspettate, queste faccio vedere, queste qui non si muove. Ok, aceto, poi sottovuoto la metto assolutamente con il suo budello, perché il suo budello anche ora aiuterà. Cosa farà? Proteggerà dalla plastica, perché il sottovuoto è plastica. Se noi leviamo il budello, la plastica andrà sul salame e lo contaminerà con il sapore di plastica. Cosa farà? Se leviamo lo stesso budello, prenderà il caldo e il freddo e la luce prenderà e il salame vi si sciupa, dite quello che vi pare. Diciamo, non è protetto, no? Il budello avrà una seconda vita di protezione, ok? Mi pare, lo spago lo potete lasciare o non lasciare, non succede niente. Io di solito ce lo lascio, anche perché quando lo vado a tirare fuori esteticamente è bellino, c'ha il suo spaghino, lo posso riappendere, poi dopo lo ritaglio e via. Non è finita qua, mettete sottovuoto, cioè tutto è finito, è a posto. No, il sottovuoto deve andare nello stesso punto dove avete fatto la maturazione. Sarebbe a dire, avete fatto la maturazione nella cantina dove c'era una temperatura di 10 gradi, 11 gradi, devi ritornare là, e neanche uno sopra un altro, devi tornare là un pochino, diciamo, con dei bastoncini sopra che circoli l'aria, perché se voi prendete il sottovuoto col salame 2, 3, 4, li appiccicate sopra, prenderà il fresco, sotto non prenderà il fresco e sotto soffrirà. Ok, cercate nelle griglie qualche cosa, 2 mattoncini, 2 pezzettini di legno, poi non lo accumulate. Se avete magari 10 buste, non ne fate 10, o se le fate 10 metteteci dei bastoncini sopra l'altro, dei bastoncini sopra l'altro, deve circolare l'aria. Cosa succede? Succede che se voi lo mangiate in un mese, anche se sono appiccicati non è nulla, ma se la vostra intenzione è tenerla per 6 mesi, 7 mesi, anche un anno, fatto in questa maniera qui, che circola il freddo, l'aria, quello che è, saranno longevi, saranno identici a come quando li avete messi.
In frigorifero, la stessa cosa, non ne potete buttare lì, tu nel frigorifero, ammassati, no, vanno messi sulla griglia, dovete comprare, rubare a qualcuno, andare negli sfascini, no, dove c'hanno altri frigoriferi e mettere le griglia, bastoncini e separarle una con l'altra. Ora certo, se sono due una sopra l'altra ci va poco, ma se sono 4 o 5 no. E deve circolare l'aria anche qua. Lo stesso discorso per longevità, perché i sapori rimangono uguali. Non potete metterlo sottovuoto e poi mettere in un cassetto magari dove è caldo. No, no, non si può. Questa è una regola. Vi faccio questo esempio, no? Per quelli che dicono che io li metto con l'olio, li levo dal budello, poi li metto. Scusatemi, ma quando voi andate al supermercato, sì, voi non li comprate mai salami, va bene? Quando passate a diritto per i salami, per dove vendono i salami, come li trovate questi salami? In linea di massima, non li trovate con il budello, con lo spago sottovuoto? Ditemi, o sbaglio? C'è l'olio dentro? No. C'è il budello? Sì. C'è qualcos'altro? No. E allora, sono tutti scemi questi qua che fanno queste cose? Ormai sono persone, non dico neanche le grandi industrie, anche il piccolino, se voi andate da Ciccino Piccino, entrate dentro la fattoria, ce l'ha sottovuoto. Come ce li ha sottovuoto? Al naturale, gli ha levato, Ciccino gli ha levato la muffa superflua, veloce, messo sottovuoto e conservato bene, i frigoriferi conservati bene, no? Ci sono tutti quanti i cosini sopra, ogni tanto Ciccino li va a girare, perché deve vendere a modo, ok? E questa è una maniera. Poi potete farla nell'olio, olio di semi. Io uso olio di semi perché in odore non fate altro che tuffarle nell'olio di semi, specialmente quelle piccoline. Se sono più grandi dovete fare dei contenitori più grandi dove ci si infilano dentro. Non vi consiglio di tagliarle perché quando fate il taglio prendere l'olio, anche in questo caso sottovuoto, non li tagliate, lasciateli interi, fate i salami un po' più piccoli e prendete delle buste un po' più grandi, perché se le tagliate, in quel punto che le tagliate, la luce arriverà, il vento arriverà, tutto arriverà e rischiate che qualche centimetro prenderà dei sapori che non sono buoni. Noi vogliamo che avete fatto tanto lavoro, l'avete comprata, avete fatto e poi vi perdete qui all'ultimo, o ne fate poche che li mangiate tutti in una settimana, o se no, visto che insomma se uno ne fa un po', c'è l'altra soluzione della sugna. La sugna o di rene o la sugna che fate del grasso di maiale. Io queste cose qui le dico specialmente per i principianti. Voi professori non ve l'avete a male, è normale che lo sapete come si fa, come non si fa, anzi magari dite sotto, no? Dite anche la vostra sotto delle vostre esperienze che avete fatto, la maniera più veloce, non veloce. Aiutatemi magari a volte di dire ma io, tutti io. Tanto io ci metto la faccia e voi che ci mettete? Ci mettete... Va bene, non ci perdiamo. Nella sugna anche quello è perfetto, li mettete dentro la sugna, ci lasciate uno spaghino fuori, ci lasciate le legate, uno spaghino in maniera che quando la volete riprendere tirate sullo spaghino e c'è questo con la sugna. Però qui acquista un po' di sapore della sugna, sì che insomma molti però lo fanno, nell'olio forse, e mi raccomando che non sia olio extravergine perché dà un po' d'odore, l'olio di semi addirittura d'arachidi è meno saporito. Ci sono altre caratteristiche per conservarle, ma lo affronteremo più avanti. Ci sono, diciamo, dei segreti che affronteremo più avanti. Per ora, diciamo, me li tengo stretti e cari. Spero che vi sia stato utile. Mi raccomando, segnatevi al canale, è importante. Per me è importante perché io vi sto dando tanto nella mia esperienza e via. Datemi anche voi un contributo con segnarvi al canale, oltre al like, ditemi che cosa vorreste sapere la prossima volta, interagiamo. Vi saluto io e Giulio e Gatta Cocò che non si è mossa di lì. Non vi preoccupate, i peli non vanno nel salame, state tranquilli, state sereni.